you chase. Ciao ragazzi, bentornati su Winter Quartering. Oggi sono qua col mio amico Reberke dei Gioconauti. Ciao a tutti. Dichiarati amici e alleati del canale, ovviamente. Certamente. Perché se no non sarebbe qua insomma. Comunque oggi abbiamo giocato a Rebel Fury, quindi facciamo after action rap. After come si dice. mazzate, Come dicono quelli fighi. quelli fighi mica noi. Infatti cioè noi facciamo fatica. Vabbè, praticamente oggi abbiamo giocato al scenario Chancellorsville, che era l'unico che non avevo giocato, quindi poi mi serviva un'altra cavia nuova, quindi perfetto. Spieghiamo un attimo cos'è sto Rebel Fury. Sto parlando solo io perché il canale è mio, quindi non... Sì, io sono qua, faccio la valletta, adesso tiro fuori l'ombrellino, metto qua sopra a caso. Ma racconta un attimo, spiega Rebel Fury, che battaglia è, chi l'ha fatto? Certo, ci arriviamo. Sempre bene. Quindi Rebel Fury, scatola multibattaglia di Mark Herman, il signor Mark Herman. Quando profetizza il maestro bisogna sempre ascoltarlo, vedere cosa apprendere, ricevere, elaborare, perché insomma non fa mai robe a caso. Per GMT Games, gioco sulla American Civil War, 6 battaglie, campagna del 63. Quindi ci sono Chancellorsville, che abbiamo giocato oggi, Fredericksburg, Chickamauga, Chattanooga, Wilderness, Spotsylvania. Non c'è Gettysburg. Non c'è Gettysburg, Che perché ha rotto anche le balle. Perché tutti conoscono Gettysburg, qua non c'è. Ex Encounter, la scala è divisioni, un turno è mezza giornata, un esagono è mezzo miglio, no, un miglio, non mi ricordo. C'è scritto tutto. Sì, a livello di divisioni è brigata. E diciamo che il design è quello che riprende un po' come principi il Waterloo di Mark Herman e il Gettysburg che aveva fatto per costruire Gettysburg. Ecco. Però è un po' diverso questo e soprattutto il combattimento. Tra l'altro questo volume 1. Questo è volume 1 perché è proprio il concetto è farne una serie. Gioco di bassa e moderata complessità. Sì, confermo, anche per i non wargamer presenti posso dirlo. No, perché le regole effettive sono tipo 8 pagine e mezzo. Comunque super chiaro, scritto molto bene, è un gioco non convenzionale come design, come Ex Encounter eccetera, molto pochi vincoli, però molto elegante come design, perché un esempio banale, non hai i classici punti di movimento per muoverti, hai un valore in movimento e sono gli esagoni di movimento, però hai un sacco di fattori che ti incidono, tipo il terreno, il cambio di formazione, che è una delle cose principali eccetera, che comunque te li fanno, cioè non puoi andare dove vuoi, fare quello che vuoi, intrinsecamente in poche regole ti esprimono molte più cose che magari andresti a calcolare come modificatori con altre operazioni. Secondo me è molto asciutto, come elegante, è una bestemmia per i wargame, però rende il concetto secondo me in questo caso. Sì, è abbastanza lineare, diciamo che il termine più sensato è lineare, sì. Non ha complessità tranne qualcosina che ti mette un attimo in crisi, ma più visiva che altro. Cosa che ti ha messo in crisi? C'è un concetto che io l'ho chiesto praticamente credo fino alla fine, perché dovete sapere che c'è la famosa ZOC, cioè la zona di controllo, e gli esagoni attorno, ma poi qui c'è la zona di interesse, come si chiama? Influenza, zona di interesse, un film. Non quella che prende in inverno. Esatto, che è tutto attorno all'altra zona, che è quello, credo di aver fatto 40 volte, te l'ho chiesto, ma qui spetta dentro, no, ma qui sbagli, e questo ti crea un attimo, perché non la vedi, cioè mentre la ZOC è attorno, vabbè, qui non la vedi, devi fare un po' più attenzione, e questo è un gioco dove se sbagli, veramente qua è tremendo, se il movimento è semplice tutto, ma se sbagli a posizionarti, dura se sei bravo, vediamo l'altra lato, ti metti su dei punti strategici, l'avversario facilmente finisce nella tua area di influenza e quindi viene bloccato, deve mettersi in lato offensivo sostanzialmente, quindi si muove molto più lentamente, e quindi questo fattore si sente tanto, cioè è un aspetto che si sente veramente tanto più, direi, della battaglia, cioè dello scontro in sé a volte. È proprio il gioco è focalizzato sulla manovra, sulle grandi manovre, sul movimento più che sul combattimento, che è sempre sanguinoso, come è giusto che sia. Bisogna proprio calibrare bene gli attacchi. Comunque il concetto dicevi te, perché per far capire, è che le due ZOC proiettate, la ZOC e la Zone of Influence, incidono con i movimenti, ma il fatto è che quando tu entri in queste zone
tu devi fermarti assolutamente e cambiare formazione. Ogni unità ha 2 formazioni, un lato sei in manovra con un valore di movimento più alto. Quando devi girarti, cambiare formazione, quando magari entri in queste zone o in terreni più difficili, vai in formazione di battaglia e puoi muoverti solo di uno. Quindi intanto inceppi un movimento avversario e poi lo rallenti per tutto il turno, e quando sei in zoc non ti puoi più muovere, sei bloccato là. Quindi è un gioco quasi scacchistico. È un gioco dove ti resti impantanato e bestemmi. E dici dove vado, ma vado qua, non puoi, vado sotto, ti sposto su questo, e crea delle situazioni anche un po' frustranti, perché veramente uno dice sono rimasto bloccato qui, ho messo questo. Vabbè, però c'è l'abilità anche della strategica. Soprattutto avendo anche la mappa come in questo scenario che abbiamo fatto enorme, che però in realtà è estremamente concentrata. In realtà siamo finiti a concentrarsi. Sì, alla fine sì, tutto cosa verso Fredericksburg. Tra l'altro dobbiamo dirlo com'è finita. Aspetta, diciamo dopo, teniamo alla fine. Volevo dire come sta roba del concetto del movimento, anche cosa te ne è parso a te. Praticamente per completare il coso, il movimento funziona a mosse alternate, muovo un pezzo io, un pezzo te, un pezzo io, un pezzo io, e posso muovere anche un pezzo più di una volta. Questo unito alle zone di influenza e a doversi fermare, incidenza magari sempre di terreni nella formazione, eccetera, comporta una mossa tipo una dinamica statistica, quelle parlavamo prima, tipo scacchistica, perché muovi un pezzo io là, allora io vado di qua, allora adesso metto questo io qua, adesso ti blocco questo, quindi tu non puoi andare qua a muovere l'altro. Sì. Cioè, è un gioco di leve. Va detto che sarebbe impossibile farlo come in altri wargame dove prima muove uno poi muove l'altro, perché tutto un altro concetto. Questo è proprio fai te, faccio io, fai te, ma anche nei combattimenti è così, uno, risposta continua. Questo è la natura stessa del gioco, perché è un gran fan degli scacchi, ma si vede tantissimo qui, proprio in un modo. Questo è il vero scacchistico. Quando si dice sembra facile, questo lo è, ma proprio giocandolo tu dici ha fatto sta mossa qua, ok, e io cosa vado a fare? Faccio quella mossa là. Certo, la mappa è un po' più grande per gli scacchi, però si sente tanto questo. E tra l'altro riduce anche i tempi morti, o meglio riduce quella parte che devi aspettare mezz'ora all'altro, no, perché l'altro fa una mossa, poi tocca a te, poi tocca di nuovo a lui, quindi c'è un continuo batti e ribatti. Ci sono delle fasi, va detto, perché questo ci si muove, ma come in questo scenario mi sono trovato in situazioni in cui non dovevo più muovermi, cioè non mi conveniva più muovermi, e allora in quel caso lì l'avversario ha un tiro di dado più tutta una serie di modificatori di azioni ulteriori. E anche questo è un fattore molto importante, perché l'altro si può trovare in una situazione in cui, tutte e due situazioni, uno che cavoli troncato, già non posso più fare niente, soffregato, cosa che non è mai successo in questa partita, perché il signorino qui invece tirava, possiamo stare come, e quindi poteva fare anche 7, 8, 9, 10, 12 movimenti dopo di me, e questo influiva. No, vabbè, perché questo dipende da quante unità ancora non sono in Zoi, perché ci sono delle restrizioni, insomma, per non rendere troppo game il discorso, ecco. Diciamo che ha messo dei salvagenti, insomma. No, questi li ha messi, per carità, questo è un sistema che è stato playtestato e fatto bene, non ha per questo falle da questo punto di vista. Forse una cosa che è una cavolata, avrei fatto o il colore diverso dell'altro lato per vedere a colpo d'occhio quali che sono quelli sotto zocche e quali no. Ma li vedi, insomma. Qua serve. Però questa è una finezza, non è una roba. Ma allora, movimenti, ne abbiamo parlato. Parliamo dei combattimenti? No, ma non vuoi parlare dei combattimenti? Vuoi parlare dei combattimenti? Perché sono andati male gli ultimi per te. Se voi vedete i dadi come sono sul tiradadi, dice tutto. C'è un 9 suo e un 1 mio. Vabbè, intanto comunque stavamo giocando a Chancellorsville, tu hai fatto confederato. Sì, io ho difeso i sacri confini della patria, ma a seguito ha vinto l'Unione a Chancellorsville. Ha vinto l'Unione, ma spiega che vittoria. Vittoria tattica. Non la vittoria strategica, che quella era lontana. No, vabbè. Comunque, sì, ma anche quello, cioè, secondo me sono belle le condizioni di vittoria, perché un lato vince quando si raggiunge la vittoria strategica, che è una vittoria che insomma presuppone dei concetti geografici, tenere certe rotte, prendere certi punti importanti, eccetera. Se uno raggiunge questa condizione di vittoria, ha vinto. Molto difficile comunque, in tutte, anche negli altri scenari che ho visto, cioè a meno che uno non faccia
dei svarioni incredibili. No, è veramente difficile. Se nessuno la raggiunge c'è la vittoria tattica, cioè chi fa più perdite all'avversario, e quindi ho vinto di vittorie tattiche. Però devo dire che ogni scenario, cioè, sono tutte situazioni diverse. Questa è una roba che mi è piaciuta tantissimo. Ne hai provati tutti, quindi Sì, questo era l'ultimo. I più belli secondo me sono tipo questo qua, Wilderness e Spot Sylvania, dove hai proprio più manovra, hai tutta la mappa a disposizione, più dinamico il discorso. Forse questo qua e Spot Sylvania sono i più belli. Mi è piaciuto tanto anche Wilderness. Beh, la situazione qua tanto è valida perché c'è l'unionista che attacca a Fredericksburg, c'è il confederato trincerato fuori Fredericksburg, però tramite sto display qua off map c'è anche la possibilità di manovrare fuori mappa, poi entrare nel punto della mappa, e quindi l'Unione tenta di aggirare la posizione fortificata del confederato e intanto va dall'altra parte della mappa, quindi il confederato a un certo punto ha la situazione che può finire dentro un panino, quindi deve intanto tenere la posizione fortissima di trincee davanti a Fredericksburg, in più magari tentare di impantanare i rinforzi, la gente dell'Unione, e qua roba che non è successo assolutamente, è successo per 2 Cioè, turni, successo poi è poco. crollata. Poco. E qua è l'abilità, però cioè alla prima partita, perché qua stava No, l'abilità qua non è- il controllo di poche unità che bloccano grandi aree. Sì, e qua come- è un'abilità riuscire a capire come metterla, e anche tralasciando e dire ne svincolo qualcuna e la muovo. Wow, C'è anche bella perché ti fa vedere bene la mappa, studiare le strade, anche come movimento, cioè non intasarti, tipo il primo corpo lo faccio salire per questa traiettoria qua, questo prende la strada secondaria, cioè che ti fa ragionare. E qua sta l'abilità di dire lui farà quella strada lì, metto anche una unità lì, ma La brigatina di brigatina che passa, blocca tutti, ti fa un impianto, dell'altro deve perdere, e rischia che magari te la ammazza l'unità, perché magari te la ammazza, ma deve buttare via un turno, 2 per Proiettili riuscire, d'artiglieria. per riuscire a sfondare. Quindi questa parte qua è difficile, cioè è per chi non ha una visione della mappa eccetera, che invece io mi avevo detto Marocco lì sto là concentrato troppo. E infatti a un certo punto è arrivata a cavalleria pesante e non c'era cavalleria, Non c'era cavalleria. c'è solo un'unità mia che però ha fatto anche senza pena, quindi ha stato qua. Interessante, molto interessante questa cosa. La mappa Sì, permette dinamica, movimenti cioè- molto dinamici comunque. Sì, Cioè, molti approcci, anche decisioni da fare, anche se, cioè, le regole semplici ti permettono secondo me, di focalizzarti subito a pensare che strategia faccio, cosa muovono, il regolamento, sto là a raccapezzarmi sulle regole, penso più subito a cosa devo fare, cioè in questo senso qua hai dei bei pensieri, dopo è anche molto. Ecco, non so a livello di ambientazione quanto questo è vero, cioè se è un astrattismo troppo forte o perché è molto astratta. Sì, è molto l'idea astratto. perché se pensiamoci un attimo, siamo in guerra, là c'è una brigatina, vado là e la mazzo, cioè, non è che sto lì a pensare devo fermarmi attorno, forse quella parte lo rende un pelo più astratto, ed è proprio, si sente il cachismo qui perché fai queste mosse poco sensate, cioè non poco sensate, poco ambientate, però Sì, vantaggio è immediato. l'altro lato della moneta, insomma, cioè quando vuoi semplificare così tanto e succhiare, cioè questa eleganza necessariamente involve tanta astrazione, secondo me. Qua c'è tanta astrazione, cioè che comunque l'astrazione è buona anche in funzione dello scopo del design, cioè bisogna valutare cosa vuoi raggiungere e l'intento del design, però c'è astrazione, ma No, ma non è- quella più che ho aperto più io sinceramente è quello sul raggio di comando e sull'HQ, l'headquarter, Sì. e ho anche queste zone of influence che si proiettano anche attraverso unità nemiche, cioè che da una parte la giustifico nel sistema d'insieme, dall'altra parte comunque sì, là trovi dell'astrazione, ma comunque cioè, questo non è che mi pregiudica magari, No, comunque è che se uno si aspetta il simulativo, momento- vede gli esami, pensa No. non lo è. No, Non ecco, lo è. se uno cerca il classico wargame super simulativo, con l'impianto classico, eccetera, rimane deluso questo coso qua. Herman ne ha fatti altri anche sul tema Sì, un beh, po' più sì. che noti, ecco, quindi Ha fatto anche quelli, trovate detto, cioè, non è che mancano. Qui è un
non lo direi neanche un introduttivo, però è proprio un No, è modello più- suo più un gioco torneistico qua. Cioè questo qua, perché i scenari alla fine, quelli che durano di più, tipo come questo qua, 3 ore, 3 ore e mezza, che quello più lungo c'è Sellers di Sports Citadini, sono 10 turni. Noi ci abbiamo messo 3 ore e mezza per pallate, eccetera, Sì, ma vabbè, prima partita, cioè, ma tutto. se lo sai, alla prossima, cioè, sto qua lo facciamo Sì, un'ora in meno. Sì. Ed è il più lungo. È il più lungo, gli altri sono di 5 turni, no, Ce n'è uno da 3 turni. uno da 5, uno da 6, uno da 3, uno da 4. Da 4 è Wilderness, che comunque è bellissimo. Comunque quello da 3 tanta gente. Sì, no, quello da 3 è Fredericksburg, è un mero esercizio di tiro dadi. Ah, ok. Tipo il calcolo probabilità. Ok, là ci sta. E comunque la roba bella è che il materiale fornito, cioè tu con una scatola puoi apparecchiare 3 tavoli simultaneamente. È vero. Perché hai 3 mappe, no, però ogni battaglia ha il suo set di counter, sia di tutti e due gli schieramenti, cioè tipo il generale lì c'è in quasi tutte le battaglie, però ci sono un generale lì per ogni battaglia. Tu hai anche i marker di contatore di turno, di tutto, cioè è fatto apposta per improntare più tardi, cioè è una bella roba. L'altro lato della medaglia è questo, ma parla più il giocatore da tavolo che il giocatore di wargame, il fatto che non sono collegate, cioè non sarebbe stato brutto fare la micro campagna che allora il risultato di una va a collegarsi con l'altra. Beh, ma la giochi uno dopo l'altro. Però sì, cioè nel senso la perdita che hai avuto di qua va a influenzare il setup dell'altra, però è una roba in più. Sto lato è vero effettivamente, quindi alcune in sono fiera questo è ottimo perché fai 3 tavoli, lo spieghi a un blocco unico, le regole ma anche in sono le stesse. associazione, Sì. Poi con il regolamento asciutto così questo si presta molto a per dire, questo è il player aid, vabbè, che non riassume tutto il blocco, ma riassume la roba più complessa, è un foglietto, cioè è veramente mezza facciata. Poi i terreni, ma i terreni no, esatto. La roba principale i terreni, sono i terreni, come modificano, cambi di formazione e vabbè, effetti di terreni. Però non è, insomma, anche per chi non è avvezzo a questo tipo di giochi non è nessun problema a giocare. Dopo ovviamente, lo diciamo, il dado c'è una tabella di 10. Ma c'è anche quello con i dotti? Sì. È l'ultimo che c'è un dato particolare, ragazzi, i voti, come non so se si vede. C'è una, tanto per spiegare un attimo a livello di combattimenti, c'è due tabelle di conversione, una che determina poi il risultato combinata, quindi abbastanza semplice da capire. No, il combattimento è una roba diversa, inusuale. Sì, che oltre al calcolo di modificatore iniziale c'è la tabella della tabella. Sì, è vero, perché vai a tirare il dado in base ai tuoi modificatori per vedere in che posizione ti trovi avvantaggiato, disavvantaggiato, super avvantaggiato, insomma in piena difficoltà, e dopo vai a vedere in base alle posizioni, c'è la tabella per fare con tutte le mega eccezioncine, robe che possono succedere tipo contrattacchi, eccetera, come te lo ricordi, quello bello dell'ultimo turno. Siamo stati, lui ha vinto con un contrattacco che si è lamentato perché ha dovuto fare un contrattacco e ha fatto 1-9, ma se sei la fregnata classica preventiva, perché non è neanche dirlo. Però questo, e i modificatori comunque sono abbastanza umani, non sono tantissimi, quindi complessivamente adesso dico sulla prima partita è abbastanza inesperto del settore, giocabile, cioè, tu hai un canale wargame o giochi a tavolo. Sì, ma io cazzeggio sì, perché noi altri su Conauta invece siamo proprio di serietà. È assolutamente abbordabile e giocabile. Ma ti è piaciuto alla fine? Sì. Perché non si è capito sta roba? Allora, sì, nonostante una leggerissima frustrazione, mi è piaciuto. Al tiro di dado. Ma forse come è andata? Diciamo che effettivamente partire da questo scenario, forse, cioè sarei curioso di provare quelli un po' più brevi. Ma non quello da 3, ma quelli un pelo più compressi, perché questo è veramente lungo e non è il problema della durata, è il problema della visione. Sì, forse Kamauga è migliore per devi avere una visione molto ampia. In più io avevo un ruolo più difensivo, quindi dovevo più guardare cosa c'era lui. Non è il più facile per iniziare. Se uno dovesse presentarlo a qualcuno e vuole farlo provare, non partirei da questo. Ma io sono bastardo. Lui arriva, ma questo facciamo questo. Io faccio tutto, però questo magari se doveste provarlo non è male. Ecco, un'altra cosa che adesso vedo qui che non mi è... Però qui si esprime bene il sistema, assolutamente su questo sì. È una cosa che mi è piaciuta, che è una cavolata, forse anche qua lato Germa, l'artiglieria, cioè il consumare l'artiglieria, perché pare una cavolata, ma l'idea di dire qua la uso, non la uso, mi conviene. Io avevo provato inutilmente poi perché ogni volta dopo l'artiglieria
tu scagli le munizioni non sono infinite, quello è. E questo è interessante perché capire come dire me le tengo, ecco, e qua sta un'altra abilità di portare all'ingaggio, di fare delle battaglie magari inutili, magari in posizioni, ma dove cerchi di far sprecare artiglieria No, all'avversario. attento però che stia male. Bisogna stare sempre lì, capire quando va usata, mettersi in quella difesa, magari sei in mezzo a un boschetto, ma sei difeso qualcosina. No, perché il combattimento qua cioè, non ha pietà. Perché te hai finito l'artiglieria abbastanza presto. No, ma nel senso tu hai detto cerco di fargliela finire, eccetera, però attenti ad attaccare perché No, è difficile fare questo, non è una cosa, però se si fa spesso male. in scenari come questo ti arrocchi un po', gli blocchi la strada, lo obbliga ad attaccare e in tu quel fai senso. in modo che, perché qui, cioè cosa mi hanno detto, le truppe, allora, Sì, ho capito. per morire, proprio morire è abbastanza difficile, soprattutto all'inizio le truppe torneranno in gioco dopo 2 turni e questo lo puoi utilizzare molto perché dici ok, non avrò tante perdite, torneranno in campo dopo e nel frattempo lui perde turni, chi sta attaccando in questo caso l'unionista, l'unione, Sì, perché all'inizio spreca le artiglieria. perdite, cioè non hai il risultato eliminato, le divise sono blown, cioè sono scompaginate, quindi Sì. tematicamente Esattamente. sono disorganizzate, poi tornano 2 turni dopo, Anche si qui ricombattono attorno al leader, limitate a all'HQ. 2 in questo modo, anche qua non bisogna esagerare, possono anche morire in colpo solo, è molto Vengono eliminate, se ne elimini tante, ne scompagini esatto, tantissime. quindi anche qua non bisogna esagerare. Difficile. Bisognerebbe fare quelle giuste battaglie un po' alla volta. Comunque i morti vengono fuori tutti gli ultimi turni. Gli ultimi turni Perché non puoi più procrastinare. Ecco, cioè. questo forse è la parte che È un po' giocosa. meno convinto, perché gli ultimi 2 turni diventa proprio il massacro e la Sì. parte strategica si dice vabbè a me diventa l'attacco e c'è il massacro. Sì, se non sai che non puoi raggiungere la vittoria. Strategica come era te che non potevi più raggiungerla, è diventato un massacro. Questo Tu ti sei visto indietro sulle perdite e hai detto adesso devo uscire, devo attaccare. mi stava andando anche benino, poi purtroppo E poi ho dovuto contrattaccare anch'io perché alla fine mi sta facendo i morti. Perché anche lui ti tira bene. Ecco, tu che hai provato gli altri scenari, la parte strategica di quelli brevi, è fattibile Allora- secondo te? Per questo è veramente difficile. È fattibile in che senso? Cioè, qua la vittoria strategica No, è ecco, quasi no, secondo me- impossibile, secondo me. Cioè, Io l'ho trovata difficilissima su tutti, cioè, non ho mai fatto una vittoria strategica. in quindi nessuno. ti guida più la parte strategica, ti dà l'idea Allora, di cosa devi quello fare. è l'obiettivo storico della campagna e cosa è l'intento. Storicamente hanno vinto quelle battaglie strategiche o è soverchiare la storia? Cioè andare a fare No, una quello era l'obiettivo, magari. Però non ci riuscivano, quindi No, c'è un motivo. esatto. forse. Dopo io non sono un esperto del Civil War, cioè io mi trovo bene nel XV Sì. secolo di Francia, però no, queste qua no. Forse a Pepperburg potresti anche attaccare. Sì, Nell'altra zona, però qua un po' meno. No, questa è un'altra cosa interessante. No, però comunque ti danno l'indirizzo, cerco di anteporre una vittoria, una condizione, una tematica, anche perché danno proprio l'indirizzo alla partita e poi prendono proprio la piega degli avvenimenti quasi reali, tipo non so, nel Wilderness, battaglie di Wilderness, cioè scontri inconcludenti, vittorie inconcludenti, cioè, poi che porta il disingaggio e poi alla battaglia di Spotsylvania poco dopo, sta roba qua si navighi. Il regolamento, domanda più tecnica, non il regolamento, c'è nella scatola, c'è tipo il playbook, le note storiche. No, questa è una roba che a me proprio ha Come? deluso tantissimo. Ma infatti non te l'aspetteresti? La GMT che non su Aero non Allora, la mia teoria è che, vabbè, in America la conoscono, me l'ha detto, e negli Stati Uniti la guerra civile, quindi... e quindi danno per scontato, però è la teoria mia perché non so. Strano, perché sotto la GMT cura No, molto ma questo infatti, aspetto. cioè, soprattutto su questo tipo di titoli tattici, così c'è tutta. Strano, molto strano, però Ah. forse è vero quello che dici te, è italiano perché il titolo americano che ti sta guardando si può confermare che in America conoscono molto bene la guerra civile, Cioè, oppure ditecelo. se la conoscono come noi conosciamo le guerre puniche, Esatto. che è meglio non fare domande in questo momento di guerre puniche, perché non vorrei fare brutte figure, e dai, quindi non possiamo, consigliamo, si consiglia? Beh, dipende uno cosa cerca, se cerchi, come abbiamo detto prima, il wargame con impianto tradizionale pieno di magari molti più simulativo eccetera, qua puoi rimanere deluso. Se vuoi
un buon gioco che ti dà comunque il flavor, la vista strategica della campagna con delle decisioni challenging, ormai sono tutto American anch'io, allora quello sì, perché ti fa muovere e spremere bene le meningi, ma sulla strategia più che sulle regole, sui movimenti. Comunque sempre restando consci che c'è una dose anche abbastanza buona di astrazione su certi concetti. Va bene, Così. dai. E anche Però divertente. il lato chi è giocatore da tavolo, visto che questo va bene per quelli- tutti. sì, va bene Questo- per tutti, perché soprattutto il regolamento è abbastanza semplice e quindi uno dice oddio il regolamento GMT cosa complessa, no, è molto Poi 6 banale. battaglie, se ti piace. Beh, ci sono espansioni previste. No, cioè, il, serie prossimo, due, ma- il prossimo volume 2 è su Army of Potomac, quindi fai tutta la campagna con una serie di mappe che la puoi giocare anche tutte congiunte, però basta densità di counter perché saranno anche in mappa, saranno 35-40 counter, 8.000 massimo. esagoni. Cioè, non per parte in totale, questo è vero. Va bene. Quindi se ti piace la serie poi sai che fanno altri volumi e comunque poi puoi saltarti sopra sul vecchio Gettysburg o Waterloo che non sono proprio uguali però hanno concetti simili. Reperibilità, il GMT si trova. non è già sparito, Sì, dai, edizione, eccetera. Bene, dai. Va E bene. quindi così dai, dagli US è tutto. È proprio the United States of Veneto. Alla Alla prossima. prossima. Robert Fury. Ragazzi.